ereditato dalla madre la passione per la musica e dal padre quella per la fotografia. Ama cucinare per la famiglia e per gli amici e ovunque si trovi, soprattutto al mare, le piace fare lunghe passeggiate. Un modo per staccare un po' dai grandi temi che affronta nella vita lavorativa, come le complicate relazioni all'interno delle imprese familiari. Daniela Montemerlo, professoressa di economia aziendale, Università Insubria. Buongiorno. Iniziamo a dare un perimetro alle leadership condivise, con qualche dato dall'osservatorio AUB, che ci dice che in Italia il 40% delle imprese familiari sopra i 20 milioni di euro di fatturato ha più di un consigliere con delega, amministratori delegati o presidenti esecutivi. Ieri Guido Corbetta ci diceva che in Veneto si tratta del 50%. Io mi concentro sul 25% delle imprese italiane di questa popolazione che ha più di un consigliere con delega, ma dove i due o più consiglieri con delega fanno parte della stessa generazione. E qui dobbiamo chiederci, ma le leadership condivise sono davvero delle co-leadership? Qui più che le statistiche, l'esperienza sul campo aiuta. E sì, esistono le co-leadership autentiche. Ieri abbiamo avuto un esempio da Veronica Squinzi. E le co-leadership autentiche, e ancora vale l'esempio di ieri, possono avere successo e quando hanno successo sono una forza per l'impresa. Ma hanno successo a 3 condizioni. Prima condizione, le ragioni aziendali forti, con 2 sfaccettature: la complessità da governare e l'adeguatezza dei leader chiamati a governarla. Prima condizione. Seconda condizione, intanto vi proietto la frase di un co-AD che le evoca tutte e 3. Seconda condizione, la componente co. I co-leader di successo non sono solo dei leader, hanno questa componente che è frutto della storia, delle attitudini, dell'esperienza insieme. I co-leader di successo, quando sono parenti, sono cresciuti aiutandosi, non competendo tra loro. Hanno compreso, sono consapevoli che decidere insieme, prendere buone decisioni insieme, significa essere meno soli, parlava di solitudine ieri il presidente Carraro, e significa prendere decisioni congiunte che possono essere molto migliori delle decisioni pensate in partenza da ciascuno. I co-leader di successo si stimano, dichiarano la loro stima, si proteggono quando qualcuno dei collaboratori prova a instillare qualche dubbio, curano la rispettiva visibilità esterna. Quando hanno qualche divergenza, ne parlano in separata sede e fanno attenzione ai segnali dell'altro o dell'altra di possibile incomprensione. Terza condizione, l'organizzazione, il funzionamento del modello. I co-leader di successo hanno in genere il presidio diretto di aree complementari. Io il commerciale, tu le operation, con i loro riporti diretti, in modo da avere un organigramma chiaro. Ma quando si tratta di decidere da capi azienda, allora le decisioni sono congiunte, sono preparate in modo congiunto per andare dalla prima linea con un'idea, per andare dal consiglio di amministrazione con una proposta, a una voce sola. È un duetto, non è un assolo. I co-leader di successo per 20 anni, 30 anni magari, cantano duetti. Ed è una vita diversa da quella dei capi azienda unici. Richiede un lavoro ogni giorno. E non a caso tanti co-leader parlano della loro relazione con il copilota come di un matrimonio sul lavoro, scherzando, ma mica poi tanto. E quando questo lavoro lo fai a fondo puoi avere qualche sorpresa. Puoi scoprire che cantare in duetto ti piace moltissimo, anche quando avevi dei dubbi, come questo co-AD di cui vedete una frase riportata. Non vi ho detto una cosa.
Non vi ho detto che le performance medie delle aziende guidate da più di un consigliere con delega sono inferiori alle performance medie delle aziende guidate da un capoazienda. Perché? Io sono convinta che questo dipenda soprattutto dalle co-leadership fittizie, forzate, quelle in cui c'è un capoazienda vero e c'è qualcun altro che è più un capofunzione, ma che la sua famiglia, il suo ramo proprietario, vuole che abbia la qualifica di amministratore delegato, lui o lei. E queste situazioni sono situazioni a rischio. Le 3 condizioni di cui vi ho detto hanno un vizio di partenza, sono più difficili da costruire, da realizzare. Ci si stima un po' di meno. Quando si hanno idee divergenti si fa più fatica a comporle. I collaboratori se ne accorgono subito. Qualcuno magari ci marcia, qualcuno se ne va. E allora il clima organizzativo peggiora e le performance economiche peggiorano ulteriormente. Che fare? Bisogna pensarci bene. Bisogna che la generazione al comando, ma che anche la generazione successiva, ci pensino bene prima di decidere un modello di questo tipo. Bisogna farsi qualche domanda. E soprattutto bisogna dare qualche risposta in modo sereno, sincero, laico, magari con l'aiuto dei propri consiglieri non esecutivi, con l'aiuto dei propri advisor di fiducia. Domande come: ma è proprio necessario per l'azienda un modello di co-leadership, vera o forzata che sia? Se è forzata non è così necessaria. Ci sono più benefici che costi per l'azienda. Le persone candidate a adottare un modello di leadership condivisa sono le persone giuste. Se le ragioni sono familiari o proprietarie, è sostenibile il modello? Chi è più un capo azienda che un leader vero? Accetta di avere deleghe chiare, coerenti con l'organigramma, in cui risponde al capo azienda vero, a colui o colei che ha una delega a 360 gradi. E il capo azienda vero accetta il duetto anziché l'assolo. Se un cantante lirico preferisce l'assolo, la romanza, anziché il duetto, non è un cantante peggiore, non è una persona peggiore, come in questo caso. E allora davvero bisogna pensarci bene. Se le risposte a queste domande sono negative, bisogna essere pronti a prendere qualche altra decisione ed essere pronti a cambiare se non funziona. Sono domande importanti, la discussione può essere delicata, ma ti aiuta ad avere chiara la situazione, ad avere consapevolezza di ciò che stai decidendo di fare, delle implicazioni e dei rischi. Buon lavoro, grazie.